Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere quale buona notizia stai per ricevere. Prossime ore, prossimi giorni e questi sono video sempre validi, dal momento in cui lo guardi si attiva quell'energia. Allora, abbiamo tre varianti, al termine delle quali, come di consueto, risponderò alla domanda sì o no. Quindi magari preparatevi più domande, una domanda, potete scegliere una variante perché vi attira di più, poi magari ascoltare le altre per una seconda domanda. E quindi che buona notizia stai per ricevere. Fatevi ispirare, ragazze mie ragazzi, e partiamo dalla prima. Allora, prima di mettere i tarocchi, andiamo a vedere con le energie che buona notizia stai per ricevere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Che buona notizia stai per ricevere. Vediamo un po' come stanno le energie. Che buona notizia stai per ricevere. Questa vuole uscire. La stai proprio per ricevere. Qua mi parla di un'energia di ricezione, di apertura. Questo è come se fosse un asso di coppe, no? Stai per ricevere qualcosa che porta allegria, che porta gioia. Che buona notizia stai per ricevere? Due altre. Serendipità, sì. Bellissimo, qui ed ora. Stai per ricevere proprio una notizia. Per alcuni di voi è qualcosa che non si aspettano, qualcosa che alleggerisce il cuore, qualcosa che wow. La ricevete nel momento in cui non state pensando a questa cosa. È una buona notizia, cioè una notizia che ti fa alleggerire. Qui ed ora, proprio adesso, prossime ore, prossimi giorni. Sono carte di respiro, sono carte di bellezza, è un'occasione, qualcosa wow che arriva proprio dall'universo perché ehm, ti vedo già fluire, ti vedo rilassato, rilassato in questo momento che ricevi la notizia. Wow, è qualcosa che corrisponde a quando stai proprio centrata, bella, bello, serena, boom, ricevi questa bella notizia. Vediamo ancora di metterci questo oracolo. Che buona notizia stai per ricevere? Che buona notizia, due ne sono uscite. Ok, vediamo. Prosperità, infatti, si è prodotto un cambio positivo nel tuo flusso di appoggio divino. E infatti è qualcosa di divino, no? Che arriva, è tutto divino, però come se tu riconoscessi l'appoggio divino in questa buona notizia che ti arriva. Progresso non è perfezione. Non ti paragonare agli altri né ti giudicare. Centrati, al contrario, centrati in tutto quello che hai appreso e quanto sei arrivata lontano fino a questo momento. È una notizia che ti farà proprio della serie, ti darai i bacetti come faccio io sulle braccia. Della serie proprio wow, cioè hai visto che ho lavorato bene su di me o comunque mi sono centrata, mi sono centrato. È una notizia di prosperità che ti farà rallegrare il cuore. Bellissimo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa notizia che ti sta per arrivare. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, prima variante, che buona notizia ti sta per arrivare? Che buona notizia ti sta per arrivare? Eccola, se non è questa una notiziona, è un asso di denari, è un'opportunità straordinaria che sta per arrivare. Mi può parlare di lavoro o di opportunità concreta, la risoluzione a qualcosa, un'opportunità che arriva quasi dal nulla, che sembrerà dal nulla, ma tu concepirai questo appoggio divino che si è prodotto nel tuo flusso energetico. Asso di denari, che buona notizia stai per ricevere ancora? Che buona notizia, la papessa, il re di spade. Hai aspettato per questa buona notizia? Questa buona notizia ti permetterà, e questo viene da un lavoro su di te importante però, che hai fatto. Questa notizia verrà o da una persona
può essere chiunque. Mi dicono che arriva questa buona notizia che stavi aspettando. Vediamone due altre. 3 i denari, mi parlano di lavoro, di collaborazioni, sì, ma è come se in questo momento non la stessi vedendo. Allora, in merito a delle collaborazioni, o in merito al lavoro, o in merito all'attività pratica, a quello che tu svolgi praticamente, è come se ti vedessi in questo momento un po' annebbiato o annebbiato, è come se non percepissi l'arrivo di questa cosa, e invece eccola, va bene? Sì, questa notizia ti aiuterà a prendere decisioni molto importanti, può essere anche una collaborazione di lavoro, una collaborazione o un'opportunità che ti porta a realizzare qualcos'altro, una struttura, questo è un lavoro di squadra. Non sei sola in questa cosa, mi dicono. Cioè, è una cosa importante, una cosa seria quella che arriva. Vediamo ancora. Che buona notizia stai per ricevere ancora? Che buona notizia stai per ricevere? Asso di coppe, un altro asso, come ti dicevo qua. Questa ti fa molto felice questa notizia. La torre, probabilmente qua abbiamo vissuto un momento di rottura del mentale, 5 di bastoni e poi paggio di coppe. Allora, io vedo che tu ritorni a sognare con questa notizia, vedo che ultimamente abbiamo avuto dei conflitti, dei disagi, oppure abbiamo litigato, si è rotto qualcosa, ma questo era il preludio per questa buona notizia. Io qua può essere mi stiano parlando, oltre di lavoro della vita pratica, anche dell'amore, asso di coppe, con un nuovo amore. Una persona che ti corteggia o qualcuno anche che può chiedere scusa, può essere anche una persona a cui vuoi bene, può essere anche una persona, un'amica, un amico, una persona a cui vuoi bene, dove c'è stata una torre in mezzo, cioè qua è crollato qualcosa, litigi, incapacità di intendersi. Stai per ricevere questa buona notizia che ti porta a respirare di nuovo, cioè come se ti vedo più creativa, ti vedo più creativo, ti vedo contenta o contento, va bene? Anche un lavoro creativo, un lavoro dove metti la tua creatività, il tuo impegno, la tua energia, la tua bellezza, mi stanno dicendo, eh? Ancora, che buona notizia stai per ricevere? 5 di coppe, infatti ti vedo che sei stata o sei stato un po' giù d'animo, no? In merito a qualcosa che è successo, a qualcosa che si è rotto, una relazione o una circostanza con una persona o qualcosa nella tua vita. Eh, sì, paggio di denari, un altro paggio, assolutamente, qua c'è questa notizia che ti porta qualcosa veramente di buono a discapito di sensazioni angoscianti, no? 3 di bastoni, assolutamente. C'è un nuovo inizio, ci sono queste notizie che mi parlano nel piano lavorativo e anche nel piano affettivo. Per alcuni di voi può essere sul piano relazionale con una persona di interesse, per altri sul piano ehm, amicale, di amicizie o di persone che si aprono emotivamente a te, una persona che si apre emotivamente a te, no? E ti vedo che in questo momento magari già l'hai vissuta una sensazione di tristezza, però questo te lo metti alle spalle completamente perché c'è questa buona notizia che apre le prospettive, apre nuove prospettive, va bene? Vediamo, magari qua, no, che diceva questa carta, ti ricordi che diceva non ti paragonare agli altri, né ti giudicare, centrati piuttosto in tutto quello che hai fatto, che hai appreso fino a questo momento e quanto lontano sei arrivata o arrivato, no? E qua è come se ci fossero litigi per il paragonarsi agli altri o della competizione, non riuscire a venirsi incontro oppure cercare di difendere le proprie idee. Però il tuo progresso non è relativo a quanto ti imponi su un'altra persona o sugli altri. E non era dovuto a quello, era dovuto proprio a questa nuova energia che emerge da te. E grazie al fatto che tu hai lavorato bene su di te. C'è un lavoro spirituale importante qua, hai seguito le intuizioni, stai seguendo le intuizioni. Allora questo ha prodotto in questo esatto momento un cambio positivo nel flusso dell'appoggio divino. Che cos'altro? Quale buona notizia stai per ricevere? 5 i denari, 5, 5. Allora ragazze mie e ragazzi, quando si ripetono i 5, è perché un cambio importante sta avvenendo nella tua vita che inizialmente può destabilizzare.
Qua mi dicono che ti sei sentita messa da parte o sensazioni di mancanza o di carenza. 3 di spade, c'è stato un dolore con qualcuno oppure la chiusura di un rapporto o qualcosa che ti ha fatto male con una persona, no? Ecco, questo sta cambiando. Questo sta cambiando. La buona notizia ti risolleva proprio aprendoti nuovi orizzonti, facendoti arrivare più entusiasmo, vedo qui. 4 di spade, avviene una guarigione. Avviene una guarigione qua, una guarigione netta sul piano psicofisico e spirituale, una guarigione netta c'è qua. 9 di spade, guarda, fondo mazzo è come se fossi e stessi attraversando, avessi attraversato la notte buia dell'anima, no? In un certo qual modo. Però questa notizia ti fa uscire fuori quando meno te l'aspetti, ti dicevo qua, cioè non l'aspetti proprio. Sono notizie, vuoi che dici ti va di fare questo, ti va di fare quest'altro, ma questa notizia ha questa opportunità, ha delle basi concrete. E ti vedo entusiasta, entusiasmata, entusiasta di questa cosa. Che cos'altro? Quale buona notizia stai per ricevere? Cavaliere di spade, eccola la notizia. Arriva diretta e anche velocemente. La temperanza, questa è la protezione del tuo amante mistico, del tuo spirito guida. E questo appoggio divino, no? Si è prodotto un cambio positivo nel flusso dell'appoggio divino. Questa notizia è guidata dal tuo amante mistico, dallo spirito guida, e che ti sta proteggendo e sta guarendo le tue energie interne, va bene? Ancora, quale buona notizia? 4 di coppe, infatti ti ho visto un po', ti posso vedere un po' apatica, un po' apatica, un po' demoralizzata, come se non fossi, come se fossi un po' giù, no? Ho una sensazione un po' di distrazione. Ecco, ti coglie di sorpresa, questa buona notizia ti coglie di sorpresa. L'eremita qua mi conferma un grande lavoro interiore che hai fatto, oltre alla papessa me lo conferma l'eremita. Qua a fondo mazzo abbiamo il mago, la giustizia, le lasciamo tutte e due perché qua mi stanno raccontando col mago e la giustizia che laddove tu hai percepito ingiustizia, lo vedevamo, 5 di denari, 5 di coppe, no? Le questioni si risolvono perché entra la giustizia quando meno te l'aspetti, perché grazie a un lavoro interiore che hai fatto con queste carte un po' più pesanti, passami il termine, è come se avessi lasciato andare il controllo, avessi lasciato andare il giudizio sugli eventi e la vita ti ricompensa. Il mago è sentirsi capace di avere tutti gli strumenti per realizzare qualsiasi cosa e plasmare la realtà, cambiare la realtà. Allora, per giustizia divina, con questa grande forza acquisita, tu cambi la realtà con queste opportunità che stanno arrivando. Va bene? Questa buona notizia. Assolutamente, assolutamente sì. E ti darai una pacca sulle spalle non per non per essere meglio di qualcuno, non perché c'è questa consapevolezza, ma perché tutto il lavoro che hai fatto spirituale e dove sei arrivata fino a questo momento è il vero progresso, ok? Anche situazioni legate alla giustizia si risolvono, come dicevano anche le prime carte, situazioni legate alla giustizia che ti vedevano un po', ti facevano percepire le cose un po' bloccate, mi spiego? Sì. Vediamo che cos'altro ci raccontano queste. Che buona notizia stai per ricevere con questi oracoli? Qual è la buona notizia che stai per ricevere? Cosa ti dicono gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Che buona notizia stai per ricevere? Sì, la porta santa è un mettersi alle spalle il passato e aprirsi al nuovo. E questa carta ti chiede, ti dà anche come consiglio una cosa sola: lascia andare le dinamiche del passato in modo vittimistico, ma guarda ciò che è successo nella tua vita come grandi opportunità di risveglio. La porta santa è come se fosse il Papa, no? Decisioni importanti che hanno a che fare con un nuovo risveglio tuo e anche delle ottime notizie che hanno come presupposto, delle ottime opportunità, scusami, che hanno come presupposto lasciare andare il passato, scioglierlo, pacificarlo, va bene? E mi conferma tutta la lettura. Quando meno te l'aspetti arriva, allora sai qual è il senso di questa carta con queste? Che quando meno te l'aspetti arriva e dice wow, wow, e poi magari dici però, non quel però, non ci deve essere, va bene? Questo è l'unico monito che ti dà questa carta. Mettiamone ancora un'altra di queste in merito a quale buona notizia sta per accadere, sta per arrivare.
I guardiani delle porte mi dice che sei protetta o sei protetto in questa buona notizia. Sono delle opportunità che arrivano, che vanno custodite e esigono la tua presa di posizione, perché hai un risvolto completamente diverso rispetto al passato. Va bene? Vediamo ancora un'altra. La falsa porta mi parla che ti accorgerai di tutto ciò che la mente ti dice che è completamente falso. I peggiori scenari che la mente ti mette davanti sono falsi. Ti accorgerai di questo perché con la fede che hai nel cuore tu cogli questa opportunità e porterai in grembo qualcosa di straordinario che ha un unico presupposto: sciogliere il passato. Va bene? Sciogliere il passato. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Che buona notizia stai per ricevere? Non ti nascondere. Inizia a sognare in grande, ricorda che tutto è possibile. Non nascondere i tuoi talenti, le tue abilità, usali per costruire il tuo mondo. Questa lettura mi sta dicendo che la vita ti mette avanti delle opportunità importanti, o di lavoro, anche d'amore, o di realizzazione. Allora questa carta mi continua a confermare la necessità che tu prenda le redini di queste opportunità una volta arrivate e le veda proprio come dono divino e non ti nascondi più. Cioè, sogna in grande. Non ti dare obiettivi minori, perché ti accorgerai che quando dai obiettivi minori e la frustrazione che la mente, no, non vuole farti emergere, sono falsi. Tu puoi accedere a tutto, tutto, il potenziale è in questo momento. Anche se magari ti senti un po' frustrato, abbiamo una torre, qua 5-5, quelli sono eventi trasformativi. Trasformativi. Allora tu mi dicono che hai già fatto un grande lavoro su te stessa, su te stesso. Prendi queste opportunità come wow, veramente dei miracoli, perché lo sono, per costruire il tuo mondo. Perché è un mondo di successo per giustizia divina. Ok? Vediamo. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, con queste carte, che buona notizia stai per ricevere? A cosa è conforme ancora l'energia di questa buona notizia? A cosa è conforme l'energia di questa buona notizia? Qual è l'angelo che guida questa buona notizia? La ricompensa. Tu sarai ricompensata o ricompensato, sentirai una grande gratitudine perché arriva questa ricompensa divina. Le tue aspettative verranno realizzate, accedi al risveglio spirituale, sarai coraggiosa o coraggioso e avrai forza morale. Questa sorpresa è una ricompensa al grande lavoro spirituale svolto. Bellissimo, bellissimo. Allora, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro per questa lettura. Adesso andiamo a vedere, pensa a una domanda e andiamo a rispondere alla domanda sì o no. Prendiamo questi. Fammi la domanda. Puoi anche scriverla sotto all'info box se ti va, oppure scrivimi variante 1, per esempio. Qual è la risposta alla tua domanda? Qual è la risposta alla tua domanda? 6 di spade, l'imperatrice, 8 di spade, cavallo di bastoni e il 2 di bastoni. La risposta è sì. La risposta è sì. Devi, con l'8 di spade che si è ripetuto, ce l'avevo qua, devi smettere di non vedere. Cioè, devi smettere di guardare con gli occhi fisici e guardare con gli occhi che guardano dentro. La risposta è sì. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io passo all'altra variante, se mi segui anche lì, magari per un'altra domanda. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi con la seconda variante. Andiamo a vedere che buona notizia stai per ricevere. Allora, vediamo un po' il campo energetico con questi oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Vediamo un po'. Che buona notizia stai per ricevere. Che buona notizia stai per ricevere.
rigenerazione, spingersi al limite. Wow, bellissimo, anime gemelle. Credo che ci sia una persona importante per te qua. Può essere non solo anime gemelle a livello romantico, anche un'amica, un amico, ehm, o anche a livello romantico. È qualcosa che ti fa riprendere, ti fa riprendere. È un'energia molto bella questa. Rigenerazione mi parla di un momento molto oscuro da cui stai venendo fuori. Ci sono le prime foglioline, no? Spingersi al limite significa agisci, fai, no? È una ripresa psicofisica. Magari sei stato un po' più debole fisicamente ultimamente o a livello psichico, non lo so. In qualsiasi modo è una notizia che ti spinge, c'è qualcosa che ti fa sollevare, saltare, no? Anime gemelle è la carta che mi dice delle persone che viaggiano al tuo stesso ritmo, alla tua stessa frequenza, non sei sola, non sei solo, cioè ehm, sei accompagnato o accompagnato, mi dicono. Bellissima. Vediamo cosa ci dicono queste. Una carta di queste, che buona notizia stai per ricevere? Che buona notizia stai per ricevere? Tante cose, la persona, la situazione per la quale chiedi sta facendo molte cose. Questa carta può riguardare una persona a te molto cara, che sta facendo molte cose e quindi arriva all'improvviso, comunque ti sostiene, ti aiuta, ti dà una... Quella è la buona notizia, l'arrivo della la notizia è l'arrivo di questa persona a sostenerti, a stare vicino a te. Oppure può riguardare te che hai tante cose, tanti pensieri, no? E quindi hai avuto tanti pensieri e adesso è come se volassi, ti preparassi a volare, a essere più leggera o più leggero. La vita amorosa, si focalizzano sulla vita amorosa. Presto sperimenterai una rinnovazione della tua relazione amorosa o un nuovo amore romantico. E allora si focalizzano, per molti di voi che avete scelto di primo impatto questa lettura, questa variante, si focalizzano molto sull'amore e mi dicono che c'è, dopo un periodo molto difficile o comunque di apparente sottrazione alla vita, e qua invece c'è una rinascita amorosa o un nuovo amore romantico o la rinnovazione di una relazione da che era una persona molto impegnata. Guardate un po' dove vi risuona perché qua si focalizzano su questo. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi, che buona notizia stai per ricevere, magari ci dicono altro oltre dall'amore, no? Non solo questo, no? Sicuramente. Allora, vediamo che buona notizia stai per ricevere. Che buona notizia stai per ricevere. Mettiamo 5 carte, la luna, re di spade, 6 di denari, sì infatti, c'è qualcosa che non stavi vedendo nella tua vita, c'è qualcosa che non stavi vedendo, c'erano dubbi, c'erano paure, incertezze, è come se non riuscissi ad avere le idee chiare su una persona o su qualcosa. Il 6 denari mi dice che c'è l'aiuto di qualcuno, va bene? C'è l'aiuto da parte di qualcuno. Asso di spade, sì, comunicazioni, chiarezza, slancio e il diavolone. Allora, io qua vedo che ti riprendi da un momento confuso o buio, da una nebulosa, c'è qualcosa che non stavi vedendo perché stavi attraversando un momento di rigenerazione, no? Arriva un certo equilibrio che ti infuoca, arriva qualcuno che ti sostiene, può anche essere l'aiuto di denaro da parte di qualcuno. E l'asso di spade mi parla del taglio della confusione, va bene? Taglio di confusione. Anche idee chiare, luminose, anche comunicazioni che tagliano la confusione, doni che tagliano la confusione. E il diavolone guarito, il diavolone guarito alle ottave alte, è la tua energia vitale che riprende a pulsare. Va bene? Energia vitale che riprende a pulsare. E qua c'è un 10 di spade, no? Che mi sta raccontando della fine di energie tossiche per lo più, che ti hanno fatto andare in confusione, anche di relazioni tossiche, no?
Abbiamo fatto anche una lettura sulle relazioni tossiche, oltre a aver fatto tante consulenze, la giornata dedicata alla consulenza sulle relazioni tossiche, dove c'erano paure, attaccamenti, resistenze, è come se la tua energia vitale uscisse fuori e quelle situazioni tossiche, energie tossiche, si tramutano alleandoti ai tuoi demoni, no? Come ci insegniamo nello yoga sciamanico, demoni alleati, che sono le tue più grandi forze, che vengono dalle paure che avevi, e qua c'è un grande equilibrio raggiunto, sì. Allora, la notizia ha a che fare con qualcosa che vuoi ottenere, che ottieni, è un aiuto, un sostegno, va bene? Può essere anche economico comunque. Vediamo ancora che notizia stai per ricevere. O qualcuno che ti offre aiuto in qualità di energia, il suo supporto, il suo, un'energia che ti dà la possibilità di avere una nuova visione. Ok, ancora, che notizia stai per ricevere? Il mondo che mi parla di chiusura di un ciclo di confusione. E poi 6 di bastoni, mi parla di esito, di successo, chiusura di un ciclo di confusione e di esito, successo, anche riconoscimento nell'ambito pubblico, vittoria nell'ambito pubblico, esito, successo, anche un successo online, magari per un progetto che volevi, o qualcuno che ti dice come dovresti fare una certa cosa, qualcosa che già volevi, online, non lo so, un successo pubblico, un riconoscimento. 2 di bastoni, mi parla dell'apertura di cammino, apertura di cammino, nuova energia vitale e poi una consapevolezza raggiunta con il re di coppe. Allora, è possibile che tu abbia una persona a te molto cara o una persona, al di là se per ognuno di voi è diverso, se è una persona a livello romantico o una persona a cui vuoi bene, no? Qua c'è l'appoggio di questa persona e mi dice che c'è anche finalmente una tranquillità ritrovata. Il Re di Coppe mi parla di una tranquillità ritrovata, di un'energia vitale bella, del sapersi godere le cose della vita, i piaceri della vita in modo sano, in modo senza sensi di colpa, il sapersi godere la vita, ripeto, senza sensi di colpa, perché arriva come un riconoscimento dopo una notte buia e anche l'appoggio di una persona veramente di spessore animico, va bene? Può essere a livello romantico o altra relazione. Ancora, che notizia stai per ricevere? E comunque la stavi aspettando questa notizia, quelli di voi stavano aspettando questa notizia. Che notizia stai per ricevere? Il mago, sì, mi parla di una ripresa proprio energetica, è una notizia che ti permette di plasmare un certo tipo di realtà. 5 di coppe mi parla che alcune di voi siete state in un momento di tristezza, di abbandono, e già questa carta della rigenerazione me lo diceva, no? Però è come se in quella tristezza, in quel vuoto, tu hai fatto spazio per la creazione di qualcosa di nuovo, di bello. Abbiamo percepito, ripeto, l'abbandono, ci siamo sentite abbandonate o abbandonati. Qua viene una persona che ti aiuta, il 3 di denari. La notizia è da parte di una persona che ti aiuta, c'è una persona che ti aiuta e mi possono parlare anche qui, magari siamo state escluse dal posto, da una situazione di lavoro, secondo me, per alcune di voi, e abbiamo anime affine adesso invece all'interno del contesto lavorativo, anime affini con le quali ci si coopera, si collabora, no? Ed è quello che tu volevi raggiungere. Peraltro è una notizia sul piano amoroso, il rinnovo di una relazione dopo una sensazione di tristezza vissuta. Quindi per alcune è questo, per altre di voi è quest'altro. Però è una sensazione che ti dà pace. Mi spiego? Una sensazione che ti dà pace, ti dà tranquillità, ti dà quella sensazione di cooperare con le altre persone dove ognuno rispetta le qualità dell'altro, dove si vedono le qualità dell'altro, dove c'è condivisione, cooperazione, ok? Ancora che buona notizia stai per ricevere? Il 10 di spade mi conferma la chiusura di un ciclo molto doloroso, anche a livello fisico, che state potendo, magari lo state vivendo ancora in questo momento, la chiusura di questo, e c'è una ripresa della tua energia vitale, il diavolo qua alle ottave alte già me lo diceva, no? Il taglio della confusione, c'è il sostegno, l'aiuto energetico anche di qualcuno, e c'è un esito, un successo che ti porta
ad aprire nuovi orizzonti, a godere finalmente senza sensi di colpa. E qua c'è la chiusura di un ciclo molto doloroso, una fine necessaria. 10 di spade torre, che stiamo vivendo qua, cosa abbiamo vissuto? Qua c'è la rottura o di una relazione o di una sensazione sul posto di lavoro, qualcosa che è successo, e già questa carta già però me lo diceva, la rigenerazione, qualcosa di molto doloroso che ha fatto crollare una vecchia identità. Il crollo di un'identità fa malissimo perché è come se ci sentissimo spesati, abbandonati, no? E noi dobbiamo fare i conti con quelle emozioni affinché possano autopotenziarci. Le nostre paure, gli attaccamenti in merito a situazioni deficitarie che crollano, e quando noi ci alleiamo, come vi insegno sempre nelle pratiche, a quello, il diavolo diventa benefico, il demone diventa il tuo potente alleato. Quindi questa è ciò che abbiamo vissuto, e ancora rispetto alla buona notizia che stai per ricevere. E qua c'è una grande felicità, ragazzi miei ragazzi, dopo questo crollo, quello che hai vissuto, qua arriva una grande felicità, il 10 di coppe e le anime affini, le anime gemelle. Alcuni di voi hanno rotto una relazione, arriva una persona veramente di grande spessore, dove c'è amore e c'è passione, con la voglia di costruire, e in seguito a una rottura che hai avuto con una persona precedente, qua io vedo una comunione d'anime, un esito, un successo. Quindi se alcune di voi è sulla situazione romantica, per altre di voi è a livello proprio di famiglia animica, anime gemelle ritrovate che ti supportano in questo processo, dandoti anche la possibilità di creare insieme a loro. Quindi di creare una struttura. C'è una persona importante qua che ti sostiene, e anche più persone. 10 di coppe, io ti vedo che dopo un grande crollo, qua c'è proprio una rinnovazione dell'amore incondizionato, che non è soltanto a livello romantico, è proprio l'amore della vita. Tu ti svegli proprio, l'amore della vita. È una notizia che ti fa felicissima o felicissimo. La capacità questo ti dà il sentore che tu hai tutti gli strumenti per modificare la realtà, il mago, e per creare struttura, organizzazione, bellezza, ok? Il 10 di coppe. Quindi è bellissimo questo. Qua abbiamo il re di bastoni, quindi che mi conferma la ripresa della tua energia vitale, leadership, carisma, visione, da situazioni difficili tu le rendi come opportunità, le hai rese o le rendi opportunità, va bene? Adesso vediamo in merito a che buona notizia stai per ricevere. Sono notizie di accordi, anche di accordi. Una verità che non stavi vedendo, no? Magari stiamo nel dolore, nel processo trasmutativo e non vediamo. Vediamo ancora in merito a che buona notizia stai per ricevere, cosa ci dicono gli spiriti a mezzo dell'oracolo delle porte. Che buona notizia stai per ricevere? La serratura, mi parlano della tua autostima. E soprattutto tutto ciò che era chiuso si apre perché diventi tu la chiave. Questo è un consiglio per te. Allora, se stai vivendo un momento difficile in questo esatto istante, alcuni di voi l'hanno già trasceso e me lo stanno solo raccontando, no? Per farvelo riemergere come conseguenza della forza che vai a sperimentare in queste prossime ore, in questi prossimi giorni. La seratura mi parla dell'energia vitale che ritorna e tu sei in grado di aprire la porta perché sei tu la chiave. Va bene? Sei tu la chiave. Ok. Che cos'altro? La porta santa mi parla di un passato che metterai definitivamente alle spalle. È una grande ricompensa è in arrivo per te. Ok? Vediamo che cos'altro ti dicono queste. Che buona notizia stai per ricevere? In merito a che buona notizia stai per ricevere? Che buona notizia stai per ricevere? Per molti di voi che c'è il rinnovo di una relazione, qua c'è costruzione e famiglia, costruzione e famiglia, costruzione e famiglia. L'equilibrio, laddove era squilibrato, magari tu davi troppo, l'altro dava di meno, ok.
è quello di meritarsi, no? Un amore all'altezza della verità animica che ti incarna. Questo è per molti di voi dove questa lettura si rifà nella relazione romantica. Che buona notizia stai per ricevere? Manifestazione istantanea. Manifestazione istantanea di questa buona notizia. L'alma e la mente lavorano insieme creando un sogno nel cuore. Non hai niente da perdere. Llevas il sueño, tua intenzione è pura e stai listo per... Guarda, sei pronta per ricevere. Io qua so che sei stata molto male qua con la torre e il 10 di spade, lo so, l'ho visto subito. La manifestazione di questa bellezza, di questa gioia è istantanea. La buona notizia che stai per ricevere è che passi a un altro livello di consapevolezza sperimentando gioia. Gioia, ti dico, rispetto agli ottenimenti, a quello che vuoi ottenere chiarezza nella tua vita, senza gabbie di paure, eccetera, questo ottieni. Manifestazione istantanea abbiamo qua. Chiarissimo, manifestazione istantanea. Vediamo queste carte cosa mi dicono in merito a questa notizia buona che stai per ricevere. A cosa porta questa buona notizia che stai per ricevere? Alla famiglia, eccola. La famiglia gioca un ruolo importante nella tua vita rispetto alla gerarchia, porta guarigione a te e agli altri. Anche se abbiamo avuto delle cose che non vedevamo in famiglia, per esempio, no? Allora qua qualcuno dà aiuto, si riversa in modo nuovo nei tuoi confronti, sia esito, vittoria e a discapito di sensazioni di tristezza o di qualcosa che non ci ha fatto bene in famiglia, la rottura di un equilibrio familiare, la chiusura di cicli, di schemi, una chiusura necessaria. E quello che porta è sentirsi finalmente radicati. In famiglia, la famiglia è anche la famiglia d'anima, eh? Sì, o creare una famiglia, la struttura, come ti ho detto anche qui, dopo un momento molto doloroso. Cos'altro porta questa buona notizia? Il rigore. Segui una disciplina e abbi fede. Presto conoscerai la verità e avrai le risposte che cerchi. Le amicizie in questo momento sono importanti. Ti ho detto che non sei sola, non sei solo, eh? Mondo onirico. Farai sogni profetici nelle fasi lunari. Apertura verso gli altri, capacità di instaurare buone relazioni, rivelazioni. Questa buona notizia porterà a una rivelazione. Non a caso abbiamo la luna che sono anche i sogni, no? Io ti dico che tu questa cosa che ti ho letto già l'hai vissuta nei sogni, anche se non te lo ricordi. Va bene? Anche se non te lo ricordi. Il numero 66 è importante, e 41, 66 e 41 a conferma di questa lettura. Sì. Ok, tu stai riprendendo? Sì. Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di farmi una domanda, magari metti in pausa il video per fare bene la domanda, e io ti risponderò sì o no. Chiedo al mio amante mistico qual è la risposta alla tua domanda. La risposta alla tua domanda. Il diavolo, e l'abbiamo di nuovo qua. 6 di bastoni e ce l'abbiamo di nuovo qua. Ok. 4 di spade. Gli amanti. Il cavaliere di denari. La risposta è sì, però bisogna attendere un po'. La risposta è sì, però bisogna attendere perché il tuo cuore si sta allineando alla verità della tua anima, cioè la tua psiche si sta allineando alla verità della tua anima. Va bene? E qua mi dicono che tanti condizionamenti si sono sciolti nella tua vita. La verità da rispettare in base alla domanda che mi hai fatto è la, la vera scelta del cuore, la vera scelta del cuore, la condivisione di cuore, no? E,
La risposta è sì, però non è subito, ci vuole un po' di tempo, però è sì, va bene? Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qua per questa variante, passo alla terza se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua con la terza variante per le mie ragazze e i miei ragazzi, andiamo a vedere che buona notizia stai per ricevere, partiamo dagli oracoli, questi, vediamo come sta il campo, l'energia, che buona notizia stai per ricevere. Che buona notizia stai per ricevere? Che buona notizia stai per ricevere? A dire il vero, poi il vento cambia direzione. Ah, una notizia che riguarda qualcosa che ti stava premendo. Il campo parla di qualcosa che era incompiuto, no? Il vento cambia direzione in funzione di cosa? È una verità, un qualcosa che ti alleggerisce l'anima, una verità, un qualcosa che stava in gestazione e quindi a dire il vero qua si toglie la maschera, no? L'immagine è qualcosa che libera il cuore, una verità, una notizia che libera il cuore. Il numero 14 va a confermare questa lettura che corrisponde anche alla temperanza, che è una guarigione, una notizia che riguarda una guarigione fisica, una guarigione psicofisica, o una notizia che cambia proprio l'assetto delle cose, ti libera da un peso, da una verità che ti libera, va bene? Una verità che ti libera. Vediamo cosa hanno da dire ancora questi oracoli in merito alla notizia buona che stai per ricevere. Una buona notizia che stai per ricevere, la buona notizia che stai per ricevere. Permettiti di brillare e decollare. E lo parlo ti aiuta a mostrarti valiente e esprimere il tuo lato più stravagante davanti al mondo. Allora, un via libera, una notizia che parte. Allora, mi arriva l'energia di una notizia che ti dà il via libera a qualcosa, un alleggerimento di pesi, che ti permette finalmente di brillare, qualcosa che ostruiva la tua energia e ti permette di brillare adesso. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla notizia che stai per ricevere. Quale buona notizia stai per ricevere? Quale, mettiamola qua questa. Quale buona notizia stai per ricevere? 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 L'imperatore. Sì, una notizia che rimette ordine laddove non c'era, Il cavallo di bastoni. È proprio una notizia che è funzionale a rimettere ordine. Il sole, una notizia che ti porta gioia, funzionale a mettere ordine, è proprio imminente. Una notizia che mi parla di gioia, che ti porta leggerezza, che ti porta gioia. Va bene? Vediamo ancora, mettiamone altre due. Che buona notizia stai per ricevere. E qua abbiamo avuto un dolore, 3 di spade e il 10 di spade. Allora, qua vedo che dopo, allora qua c'è stata una chiusura, un dolore necessario, una chiusura necessaria, una verità, hai scoperto qualcosa che ti ha fatto male ma che era necessario e funzionale affinché adesso potessi riequilibrare le energie. Il 3 di spade è quella verità che noi scopriamo che ci porta a fare un lavoro interiore di chiusura netta di una certa sofferenza, però dobbiamo attraversarlo, no? Ecco, la notizia che ricevi rimette ordine, gioia, ti dà gioia in seguito, magari lo stai vivendo adesso questo momento di dolore, di chiusura, di sconfitta, stai sentendo questa cosa, è come se percepissi la tua energia oscurata, non è così, perché la notizia che stai per ricevere, anche molto veloce, arriva per portarti gioia, va bene? Arriva per portarti gioia. Quindi il vento cambia direzione in funzione della gioia. E questa sinfonia incompiuta, questo dolore, no, che hai percepito, era il grembo cosmico di qualcosa di luminoso. Vediamo ancora che notizia stai per ricevere, che buona notizia stai per ricevere. Che buona notizia stai per ricevere, magari da un'istituzione o da qualcuno che ti porta notizia di qualcosa che è avvenuto. Sì, che buona notizia stai per ricevere.
la giustizia, vedi, ho parlato di istituzione o di qualcosa inerenti a cause. Ecco, la buona notizia è inerente a questo. La giustizia arriva per sistemare le cose che sono in sospeso o hai percepito ingiuste. Sette di spade. Allora qua qualcuno ti ha mentito o una situazione difficile o si è sottratto a fare le cose giuste con te e questo ha provocato dolore, chiusura, ti sei messa alle spalle questa situazione, ti sei resa conto di qualcuno, che hai scoperto qualcuno o una certa situazione ti ha fatto male. Fatto sta che questa notizia porta gioia, alleggerimento e gioia. Il giudizio mi parla della rinascita. Eccolo, la carta del giudizio è una carta della risurrezione dei morti, no? La rinascita da parte tua, è un po' come l'araba fenice per me il giudizio. È una rinascita, è la chiamata, è una chiamata che arriva, che ti porta a rinascere e a metterti alle spalle situazioni di ingiustizia o di sottrazione di persone o di circostanze. Ancora, che buona notizia stai per ricevere? 6 di spade mi parla, è possibile che tu vai da un'altra parte. Tu esci fuori da un dolore, va bene? Esci proprio fuori, è un momento di transito. Magari una chiamata che ti porta a spostarti o a livello fisico o proprio energeticamente, va bene? Però io qua vedo proprio una rinascita a tutto tondo per te in seguito a un'ingiustizia percepita dalla vita o da qualcuno. 7 di coppe. Il carro mi parla di nuovo di spostamento, ma anche che il fatto che ricevi questa notizia ti permette di non avere più confusione, ti si aprono di nuovo degli scenari e tu prendi in mano le redini della tua vita. Vedo avanzamento, vedo successo con il carro. E il 3 di bastoni mi parla dell'espansione che c'è in seguito a questa notizia. Sì. Ancora, che buona notizia stai per ricevere, cos'altro ci dicono? L'8 di spade, è come se ti avessi visto un po' intrappolata mentalmente o intrappolato, no? Il matto mi parla essenzialmente di un nuovo cammino pieno di entusiasmo, di determinazione e di espansione. Il matto è la carta chiave di questa lettura che ci mette alle spalle il 3 di spade e il 10 di spade. Questa rinascita che c'è, questo prendere le redini della propria vita, una gioia che risale, un movimento che risale e ti porta a alleggerirti il cuore. Asso di bastoni è proprio una notizia che porta allegria, che porta gioia, in seguito a un momento distruttivo funzionale a questa rinascita. Va bene, notizia di allegria, per me l'asso di bastoni è proprio l'allegria. Qua abbiamo il 10 di denari che mi parla di realizzazione pratica, anche economica, lavorativa o di struttura, di stabilità. Una notizia che porta stabilità, struttura, ti fa sentire di nuovo radicata o radicato da un momento che stiamo vivendo o possiamo aver vissuto in modo un po' più pesante, insomma, ok? È la notizia che volevi ricevere, è la notizia che volevi ricevere, mi raccontano, sì. Andiamo ancora di più nello specifico di questo, di questa lettura, quindi questa notizia a cosa porta o cosa ci vogliono dire in merito a questa buona notizia che arriva ancora. Paggio di coppe mi parla proprio di una tua rinascita emotiva grazie a questo cambio che arriva, a questa rinascita qua. Una tua rinascita emotiva, una guarigione esistenziale. È come se la tua creatività, le tue idee, la tua creatività riemergessero. Il paggio di coppe è anche colui che è grato alla vita, si grata o grato per questa notizia. La ruota e la fortuna, tutto cambia. La fortuna gira finalmente dalla tua parte, dopo un momento magari di incertezza, di solitudine, di blocco. La ruota gira dalla tua parte, un po' come questa carta, il vento cambia direzione. È molto forte, molto molto forte. Vediamo cosa ci dicono gli spiriti a mezzo dell'oracolo delle porte. In merito sempre alla domanda che buona notizia stai per ricevere. Che buona notizia stai per ricevere. Bellissimo. Guarda, stavo immaginando questa carta perché la porta dell'arcobaleno mi dice che se abbiamo vissuto un momento molto triste o di depressione o molto oscuro, finalmente le cose si schiariscono. Finalmente, finalmente. Anche il numero 17 è importante a conferma di questa lettura. Può essere un numero importante per te, lo puoi vedere nelle prossime ore, prossimi giorni. E anche l'arcobaleno, magari vedi l'arcobaleno su delle foto, sui social, va bene come segni. E anche la civetta, ok?
Che cos'altro rispetto alla buona notizia che stai per ricevere? Già no, sono proprio imminenti queste notizie, sono proprio comunicazioni che sbloccano. Qua c'è una chiave, vedi? Comunicazioni che sbloccano l'energia sbloccando le situazioni. Va bene? Andiamo a vedere ancora con queste che buona notizia stai per ricevere. Che buona notizia stai per ricevere? Cosa ci dicono questi altri? Eccola. Unico nella sua classe. Desde il momento che, allora, dal momento che tu sei emersa o sei emerso in questo mondo, hai avuto talenti straordinari. Comprendi la luce delle stelle, la voce degli animali e tutte le cose magiche. Hai talenti straordinari che grazie a questo dolore magari sono emersi proprio adesso o stanno emergendo. Perché il dolore cos'è? Il dolore è necessario per far emergere i nostri talenti, perché grazie al dolore noi possiamo superare le paure legate a far emergere quei talenti. Sei unica o unico nel tuo genere, ti dicono, unica e unico, sai comprendere il linguaggio della madre terra. Questo è un complimento che ti fanno gli spiriti, no? E ancora, rispetto alla notizia che stai per ricevere, perché la notizia ha a che fare con questa tua unicità e questa è la conferma dell'unicità. La vita è un regalo, ti sentirai grata o grato per questa notizia qui, eh? Ti sentirai grata o grato, straordinariamente felice. È commovente questa lettura perché io è come se percepissi, no, come se stessi dentro di te e sentissi questa bellezza che emerge. Questa, sai quando stiamo. Io conosco queste carte. Dice normale frase, una tarologa, lo so che lo conosco. No, le conosco nelle viscere queste carte, il 3 di spade, il 10 di spade. Cioè le conosco nelle viscere. Quel dolore che a un certo punto ti arrendi. Uchetamo, do un posto nel mio cuore a questa situazione, non la respingo, vieni qua, vieni tutto, vieni qua e poi nasce qualcosa di meraviglioso. La vita ti premia, è commovente e stupendo, veramente commovente, complimenti ragazzi e miei ragazzi. Vediamo a cosa porta quindi, vediamo queste carte che cosa ci dicono, questa notizia bella, meravigliosa, meravigliosa. Vediamo. La famiglia, caspita, allora prima di tutto questa carta mi dice, se eri indecisa con l'altra variante, ascolta pure la seconda variante, perché ha a che fare con questo. Magari l'hai sentita per la domanda, no? Ehm, sentirsi sostenuta da una famiglia d'anima, il nostro Sangha, la famiglia che abbiamo creato, la famiglia di anime affini alla tua. E questo dice tutto, non dice tanto, dice tutto, perché il problema è che quando stiamo nel 3 di spade e il 10 di spade ci sentiamo soli. Non è così, non è così. Sei sostenuto o sostenuto e ti dicono che sei proprio sostenuta e ti sentirai. Ecco perché ti vedo grata o grato, capito? Che cos'altro ne deriva da questa bella notizia? La soluzione, la redenzione. Otterrai armonia fisica e salute, futuro prospero. Il tuo angelo ti donerà successo e stima. Agisci spinto dall'amore. Tu agirai spinta dall'amore perché ti sentirai così grata, così grato, sorretta da questa famiglia, che avrai un futuro prospero, mi dice. Futuro prospero, va bene? È molto bella questa lettura, è stupenda, è veramente straordinaria. Sì, io non aggiungerei altro, farei solo la domanda. Quindi, ragazze mie e ragazzi, adesso pensate alla domanda, magari metti in pausa il video. Pensa bene alla domanda, io ti risponderò sì o no. Chiedo al mio angelo, spirito guida, amante mistico, qual è la risposta alla tua domanda? Qual è la risposta alla tua domanda? Sette di bastoni, paggio di bastoni, il carro,
Wow. Il 10 di denari? Assolutamente sì. Un sì sonoro, cavaliere di bastoni. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io concludo qua, ragazze e miei ragazzi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.